Bentornati sugli Esauriti con Jacopo, Pat e il gatto 2.0 che non ce n'ha molto voglia. Che carino, come si chiama? Mina, sì amore, vai, sì, non ce n'ha voglia, niente. Va bene, allora oggi parleremo di Regno Unito e Slovenia, ma prima ovviamente la nostra sigla. Eccoci, allora dicevamo oggi Regno Unito e Slovenia. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale. Ora però iniziamo a parlare subito, però entriamo nel vivo, nella ciccia delle cose. Parliamo del Regno Unito che porterà Spaceman di Sam Ryder, che è una TikTok sensation. E quindi Pat, cosa ne pensi? Allora, io sono veramente contenta che il Regno Unito finalmente sia entrato di nuovo in gioco in una maniera seria. Cioè, sta proprio competendo, è lì per competere. Applauso al Regno Unito. Bravi. Applauso al Regno Unito. No, lui bravo, la canzone oggettivamente è molto bella, non mi stupisce che sia diventato un tormentone dei social network, di TikTok in particolare, un po' confusa secondo me potrebbe essere l'idea di uno staging. Tu cosa ne pensi? No, io ovviamente mi aggiungo al coro unanime di tutti quanti gli Eurofan che ormai si congratulano col Regno Unito per essere tornato in gioco, perché finalmente nel 2022 il Regno Unito torna in gioco. Sam Ryder è un vocalist spettacolare di una tecnica impressionante. La canzone secondo me ha degli echi chiaramente Elton Johniani, il che è molto bello perché comunque noi spesso diciamo che ci piace vedere la cultura che c'è dietro la canzone, no? Anche il paese che porta le proprie radici, quindi se questo è vero per esempio per la Moldavia, va anche detto che per il Regno Unito le radici sono appunto una cosa alla Elton John, quindi il Regno Unito sta giocando, non voglio dire in casa, però sta facendo una cosa molto bella che è quello che noi apprezziamo sempre. Il pezzo è molto carino, ha un testo molto simpatico, gioca tutto appunto su questa metafora che non è particolarmente nuova, però comunque è giocata bene. Come un po' per la Svezia, no? Ci siamo detti, è una cosa che non esce dai canoni, anzi rientra perfettamente all'interno dei canoni dello stile, di quello stile lì, però lo fa appunto talmente bene che convince. Per lo staging secondo te cosa può mettere su? Per renderla effettivamente fruibile anche dal punto di vista visivo? Io questo me lo chiedevo, ho sentito, ci sono un po' di rumor sul fatto che faranno qualcosa di particolare, cioè che non saranno le trombe di polistirolo dietro a James Newman come l'anno scorso. Io l'unica cosa che mi spaventa un po' è principalmente che lui sia in grado di essere perfetto vocalmente sul palco, perché è vero che lui è in grado di farlo perché appunto come ci siamo detti è un professionista, ma l'emozione del palco di Eurovision non è da sottovalutare. C'è da dire che l'emozione gioca brutti scherzi a chiunque, potresti essere veramente l'esperto, comunque il cantante più formato vocalmente di questo mondo, ma l'emozione gioca sempre. Io rimango anche sempre un po' dell'idea, questo discorso l'ho già fatto per altre canzoni e per altri cantanti, che non porti una canzone che non sei sicuro al 100% che anche con l'emozione riesci a tenere vocalmente. Non si gioca secondo me per rischiare un flop, non a questi livelli qua, non portando questo tipo di cantante, questo tipo di canzone. Io penso che il Regno Unito stavolta, proprio perché sta giocando per vincere e si renda conto di cosa ha tra le mani e non voglia buttare tutto alle ortiche, io personalmente vedo Spaceman, in caso di perfetta performance vocale, come una delle possibili vincitrici. Noi la vediamo sempre negli odds che si aggira intorno alla 10ª posizione, insomma entra e riesce dalla top 10. Io però sono sicuro che invece sia le giurie che ci andranno a bagno con questa canzone, sia il pubblico che rimarrà particolarmente sconvolto dalle abilità vocali di Sam Ryder faranno in modo che il Regno Unito raggiunga un ottimo piazzamento. Ricordiamoci comunque che anche i Maneskin prima delle prove non è che fossero così alti negli odds, poi sappiamo tutti quanti come è andata a finire, quindi è da tenere d'occhio, è una canzone che sicuramente è da tenere d'occhio soprattutto alle prove. Io non ti ho risposto comunque alla domanda che mi avevi fatto, cosa ci vedo come staging? La risposta è che non lo so. A me personalmente piacerebbe che andassero proprio sul super didascalico e andassero con le tute da astronauta. Lui è comunque uno un po' a cui piace scherzare, che non si prende troppo sul serio. Quindi secondo me se loro giocassero anche su questo sarebbe giusto.
Sì, poi c'è anche da dire che uno staging didascalico può andare bene per una canzone come questa qua del Regno Unito e può essere distruttivo invece per un altro tipo di canzone. Lì bisogna sempre un attimino valutare i casi singolarmente, ecco, mettiamola così. Io non ho proprio delle winner vibes, sinceramente, però un ottimo piazzamento sì. Possiamo fare una piccola parentesi e dirci quanto quest'anno le Big Five stiano facendo il loro dovere? Finalmente le Big Five fanno le Big Five e non sono quelle che semplicemente campano di rendita, che si ritrovano in finale perché pagano di più. È vero. Sì. Che poi principalmente l'occhio cade soprattutto su Spagna e Regno Unito, che sono state quelle più bistrattate negli ultimi anni, quindi è bello vedere che tornano in gara entrambe con dei pezzoni, oggettivamente dei pezzoni. Esatto, l'anno scorso è stato il turno di tornare in gara per la Francia, quest'anno è toccato a Spagna e Regno Unito, chissà l'anno prossimo magari potrà toccare alla Germania, speriamo. Allora, abbiamo parlato del Regno Unito, ci spostiamo a parlare invece della Slovenia, che sono i Last Pizza Slice, quindi gli LPS con la loro disco. Cosa ne pensi, Pat? Contro tutto e tutti, a me piace tantissimo quella canzone. Ha questi rimandi comunque molto vintage, molto retro, questa atmosfera appunto che è moderna ma che comunque sa di antico nel senso buono però del termine, no? Nel senso bello del termine. E io l'ascolto volentieri, lo ammetto. Mi sembra, poi su questo devi dirmi tu, che comunque l'arrangiamento non sia di bassa qualità. E allora, io l'impressione che ho è che sia un bel arrangiamento, complicato anche in qualche modo, perché comunque abbiamo quel momento in cui si hanno quei cambi di tonalità che poi riportano invece alla tonalità originale, abbiamo il momento in cui si rallenta, particolare, cioè soprattutto perché sono dei ragazzi giovanissimi. Però il grande problema di questo pezzo è che io non sono d'accordo con te sul fatto che sia moderna, cioè che suoni solamente retro ma che non lo sia. Invece secondo me è proprio vecchia, cioè il problema di questo pezzo è che non hanno fatto in modo che suonasse moderna nonostante la chiara ascendenza revival anni 70, diciamo, perché se noi andiamo a fare per esempio il confronto con la Lituania, no? Noi adesso non ne abbiamo ancora parlato sul canale, però la Lituania invece è un pezzo che suona molto moderno nonostante sia chiaramente molto retro, perché hanno fatto delle scelte di arrangiamento piccole, proprio di cui uno non si rende neanche conto, però poi nel complesso ti suona di più. Invece questa qui secondo me lascia un po' a desiderare. Ecco, questo è il problema. L'altro problema principale è che non hanno un minimo di carisma. A me dispiace, però vedere questo ragazzo che mentre canta si guarda un po' intorno così come per dire dove sono, cosa sto facendo, insomma è problematico. Sì, se lo avesse fatto magari un cantante più adulto, più formato, sarebbe stato disagiante vedere che si guardava intorno così. Invece vedendolo da parte di ragazzini, perché sono ragazzini, sono proprio giovani, a me ha dato proprio quell'aria di ingenuità e di spensieratezza di dire oh mio Dio dove sono, non dove sono. Non so se ho capito, ma io non devo guardare la recita di fine anno dell'oratorio, cioè capisci, devo guardare uno che sta sul palco di Eurovision. Io empatizzo con lui e se vedo lui a disagio mi sento a disagio pure io. So benissimo che non è un atteggiamento che può portarti alla finale di Eurovision e anche se per qualche motivo ci finisci non ti porterà in alto. Però da lì a dire che si prova disagio, secondo me c'è un po' di differenza. Io non ho provato disagio mentre guardavo la loro esibizione, ho provato tenerezza per loro, cioè mi hanno proprio fatto sentire la loro emozione, ma non in una maniera negativa. Io ti dico, mentre cucino me la canticchio al punto che la devo mettere, cioè mentre cucino per dire in un momento di spensieratezza. Sì. In un momento di spensieratezza me l'ascolto volentieri, la metto lì, la canticchio. A me piace, mi dà gioia, mi dà quella sensazione proprio di leggerezza, che secondo me è un po' anche quello che ci manca ultimamente, leggerezza. Come staging tu cosa ci vedi? Secondo me riproporranno esattamente quello che hanno portato alla selezione nazionale, non penso che lo cambieranno più di tanto. Io mi immaginerei una cosa così, però un po' più come i Black Mamba, più o meno quel genere lì di staging.
sarebbe carino se giocassero sul concetto di ballo di fine anno scolastico, no? Cioè che ci sono magari loro nell'angoletto, poi c'è la mega palla sopra che fa la palla da discoteca, no? Che fa tutti questi effetti qua, e poi magari ci sono questi due ragazzetti imbranatelli che cercano di ballare l'uno con l'altro. Ecco, hai centrato perfettamente il punto. La cosa secondo me che può funzionare per una canzone di questo tipo a livello visivo è proprio il creare una storia. Quella del ballo scolastico che hai detto tu è ottima, ma potrebbe essere una qualsiasi storia che ci stia ovviamente bene con la musica, ma il punto centrale probabilmente è quello: creare un supporto visivo tale per cui la canzone diventa un sottofondo, diventa Esatto. una colonna sonora quasi. Quindi fondamentalmente deviare l'attenzione da questi poveri performer che non performano benissimo, ecco. Sì, perché no? Sì, esatto. Loro sì. si sentono a disagio, si sentono in qualche modo sopraffatti dalla situazione. Mettete qualcosa che sposti l'attenzione del pubblico non su di loro, la sposti su qualcos'altro. Secondo me potrebbe essere una carta vincente. Sicuramente non passeranno le qualificazioni. Vabbè, dispiace, io però mi auguro che facciano un percorso di crescita come artisti tale per cui magari tra 5, 6, 10 anni li ritroveremo su quel palco con la forza di cantanti esperti. Me lo auguro veramente. Assolutamente, lo speriamo tutti quanti, anche perché i ritorni ad Eurovision sono sempre una cosa molto, molto bella e l'effetto nostalgia fa sempre la sua porca figura. Niente, direi che abbiamo coperto un po' tutto quello che c'era da dire. Vi ricordiamo di scrivere nei commenti cosa ne pensate anche voi, mettere mi piace al video e iscrivervi al canale soprattutto. Per oggi è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, ciao!